Allora raga, io sto facendo le prove al momento. Ehm, Poi farò un altro video in specifico per fare proprio un unboxing, cioè un mega unboxing da fare. Questo però volevo solamente provare un attimo il funzionamento, se tutto andava bene. Infatti, allora questo è un Jandel 2000 watt, picco 4000, e lo sto provando adesso. Effettivamente per quel poco che ho provato mi sembra un prodotto eccezionale. E sì, sono contento. E qui c'è anche questa installazione provvisoria giusto per provarla prima di metterlo poi nel camper. E, qui c'è diciamo, il display da mettere per accenderlo o spegnerlo, ti dà il livello della batteria. Allora adesso la batteria ha 3 tacche, quindi diciamo che sta al 75%. E, quindi allora per provarlo ho acceso un piccolo termosifone. Questo l'idea è di mettere questo termosifone elettrico nel camper, ed ha un piccolino da 248 watt. Eventualmente se ne possono mettere due se uno non basta, però premesso anche che io nel camper ho anche il riscaldamento a gas, però voglio anche averci un riscaldamento elettrico, e poi monterò anche un cinepasto da 2 kW, quindi mi piace avere tutte le alternative, diciamo. Allora, la batteria è piccolina, è una batteria al litio da 100 A, e effettivamente l'idea, poi vi farò vedere, diciamo, lo schema che io avevo preparato per il mio impianto solare fotovoltaico. Quindi l'idea è di prendere una batteria da 270 A, comunque fra i 200 e i 300 A. Ne ho viste una da 270 che mi è piaciuto, solo che al momento non ho, siccome sono anche diciamo è il mio primo impianto che faccio, quindi diciamo ho voluto al momento prendere una batteria più piccolina per provare che tutto insomma andava bene e che effettivamente il funzionamento è come lo voglio io, insomma, che le cose reggono, eccetera. Quindi qui c'è attaccato adesso una piccola, al momento è già, guardate, sono già più di mezz'ora che è attaccato, e è silenziosissimo, nessun rumore, e poi magari se si riscalderà sì, mi darà magari qualche, c'erano le ventole, quindi insomma, però il costruttore ha detto che cioè, è molto silenzioso, e comunque dovrebbe essere meno di 40 decibel, se non sbaglio. Allora, al momento mi dà qui batteria 12,8 volt, e l'out è 230 volt costante, a volte arriva a 231, 229, comunque si comporta molto bene. Poi oltre a questo piccolo termosifone che effettivamente ha una resistenza dentro e scalda bene, io ho calcolato che questo nel camper, se non fa eccessivamente freddo, che magari siamo sotto zero fuori eccetera, però se una temperatura è accettabile, questo qua dovrebbe bastare per scaldarmi. Quindi l'idea è, certo, adesso allora ho fatto dei calcoli, 248 watt, diciamo che mi dovrebbe consumare all'incirca un 20 ampere per ora. Adesso questa è una batteria da 100 ampere, quindi piccolina, e quindi diciamo con questo termosifone mi dovrebbe durare 4-5 ore solamente. Per quello l'idea è di mettere una batteria da 270 ampere, in modo di averci un'autonomia anche di tutta la notte, di 10, 12, 15 ore di termosifone, che poi questo c'ha un termostato, quindi diciamo c'è una manopola qui, quindi diciamo se tu lo metti a temperatura poi si accende e si spegne, quindi diciamo quello fa anche che alla fine
il consumo non è sempre continuato. Comunque oltre a questo ci ho attaccato anche il computer, il Mac che vedete lì, è un iMac vecchiotto del 2008, quindi ho cercato di guardare il wattaggio del consumo del computer di quello là, ma non l'ho trovato, lì non c'è scritto, dovrei guardare un attimo su Google, eccetera. Però essendo un po' vecchiotto, c'ha lo schermo grande, eccetera, insomma qualche cosa deve consumare, non so quanto possa consumare. Però voglio farvi vedere un'altra cosa, perché prima ho provato ad attaccare un fono e effettivamente mi reggeva bene, quindi adesso vorrei rifare la prova e farvela vedere. Quindi vado a prendere il fono. Allora, eccolo qua, questo è un fono della Philips, c'è scritto qui c'ha potenza di 1200 watt. E, beh, teoricamente starebbe al limite perché la batteria al litio è di 100 ampere solamente, però diciamo dovrebbe essere il BMS, il BMS che c'ha dovrebbe essere di BMS di 1C, sia per la carica che la scarica, e quindi è un po' al limite, però l'ho provato prima e reggeva, anche se mi faceva scendere chiaramente a massimo regime. Questa c'ha due posizioni, la prima non so, sarà forse la metà, perché qua c'è scritto solamente 220 volt, 1200 watt, quindi suppongo che la prima velocità vada a 600 watt forse e l'altra a 1200. Adesso sta la batteria costante 12,8 volt, quindi molto piatta, diciamo, la curva del consumo e della tensione, e quindi quando ho provato prima con questo fono mi è arrivato anche a metà, con la prima, come si dice, con la prima posizione mi arrivava a 12,5-12,6 volt, la seconda posizione a 1200 watt mi arrivava a 12 volt, però rimaneva lì. Allora spengo il computer e tolgo la spina e spengo il termosifone in modo che non mi sovraccarichi troppo. Allora spengiamo questo e mettiamo la spina del fono. Allora, ecco, adesso avendo spento tutte le utenze mi è tornata la tensione a 13 volt e adesso accendiamo il fono alla prima posizione. Allora la tensione mi scende a 12,6, 12,6, 12,7, l'output mi dà 2,20, 2,22, 2,21, 2,22, 2,21, 12,5, 12,6 volt, 22. Adesso lo metto alla posizione massima. Adesso mi dà l'output, me lo dà maggiore, 2,27, quindi regola bene, c'ha bisogno di più energia, più elettricità e mi aumenta la potenza di uscita. E la batteria mi dà 12 volt costante. Adesso questo è 1200 watt, chiaramente il 1200 watt, l'inverter è 2000 watt, quindi per l'inverter non ci sono problemi, mentre che la batteria sono solamente 100 ampere, quindi diciamo che stiamo proprio stiamo al limite, però vedo che mi regge bene. Adesso mi scende un pochettino, mi dà 11,9. Chiaramente ecco, adesso siamo arrivati a due tacche su 4, 2 tacche su 4 la batteria, quindi la batteria sta al 50%,
chiaramente questi consumano, quindi me lo fa scendere. Teoricamente mi dovrebbe durare una cinquantina di minuti all'incirca un forno 1200 watt acceso continuamente con la batteria a pieno carico. Adesso lo spegniamo, mi ritorna subito a 12,8 la tensione e le tacche sono diventate 3 di nuovo. Quindi devo dire che mi piace, è la prima volta che sto sperimentando con litio e questa è solamente una parte dell'impianto che sto progettando per il camper. Addirittura mi è ritornata a 4 tacche la batteria, 13 volt, spettacolo. Riprovo ad accendere il termosifone. Allora vi premetto che questa batteria era una delle meno costose che c'erano, comprata su Amazon per circa 400 euro, 100 ampere, quindi è una delle meno costose, diciamo. Mi sono voluto buttare non conoscendo bene le marche eccetera, ho detto tanto vale la pena che mi butto su quella che costa di meno, e questa qua sarà una batteria, la mia batteria diciamo di prova, di sperimentazione per provare tutto l'impianto, e con calma poi comprerò una batteria come si deve, come già detto, tra i 200 e i 300 ampere, ma più verso i 300, 250, 300, mi darà una buona autonomia. Anche perché anche se ho il fornello a gas eccetera mi trovo comodo col fornello a gas, però voglio comunque avere una piastra a induzione da poter usare nel camper in caso di necessità, in caso di riserva comunque eccetera, o quando c'è tanto sole d'estate non usare per il gas, usare solamente la piastra a induzione per cucinare, diciamo, e tenere il gas di riserva, al contrario, insomma. Quindi ho progettato già effettivamente l'impianto che io voglio nel camper, che praticamente insomma mi deve dare una autosufficienza, un'autonomia, e inoltre avere anche diverse opzioni sia di riscaldamento che per cucinare, che per insomma, l'elettricità in genere, di quello che fare eccetera. Quindi state al passo.